Dopo 3 video introduttivi, questa volta inizio a parlare di qualcosa di più concreto. L'argomento di oggi sono le tessere. Le tessere per la tecnica del candy wrapper sono tutto, un po' come i mattoni per le murature. E adesso le vedremo in dettaglio. Una tessera si ottiene a partire da un rettangolo che viene piegato su se stesso più volte. Si tratta di un'operazione semplicissima perché il riferimento è sempre la metà e la metà della metà. Quindi inizio a piegare prima il lato lungo. Poi uso il segno lasciato dalla piega precedente per piegare le altre due parti. Entrambe alla rispettiva metà. Faccio la stessa cosa sul lato corto. La metà e poi la metà della metà. A questo punto non resta che usare le pieghe fatte e ottenere dal rettangolo una tessera vera e propria. In questo modo. Come si è detto nell'introduzione, la resa è bassa. Cioè, una volta piegato del rettangolo ne rimarrà visibile negli oggetti che creeremo solo 1/32 della superficie. Ma la bassa resa è poi compensata da una buona resistenza della tessera, possibile proprio grazie alle ripetute pieghe. Per ogni progetto dovrete fare tante tessere e, come ho detto più volte, dovrete raccogliere tanta plastica. Vediamo come si uniscono le tessere. Piegando più e più volte il rettangolo si formano delle tasche. Ogni tessera ha 2 tasche. Queste poi semplicemente si incastrano una nell'altra, in questo modo, facendole passare proprio attraverso le tasche descritte prima. Mettendo assieme diverse tessere, l'oggetto più semplice che si può ottenere è una riga. Sulle righe torneremo in un'altra lezione. Oltre alle tasche, quando le tessere vengono assemblate, formano anche dei tunnel. Ce ne sono 2 da un lato e 1 dall'altro. Come vedremo, sono essenziali per le cuciture. Come devono essere fatti questi rettangoli? Non sono rettangoli qualsiasi, hanno una larghezza e un'altezza, e tra questi 2 valori c'è un preciso rapporto proporzionale, indicato con la lettera R che vale 0,46. Questo valore si ottiene dividendo la larghezza L per l'altezza H, e dunque ecco la formula. R uguale L diviso H, che è uguale a 0,46. Da questa se ne ricavano altre 2. La larghezza L è uguale a 0,46 per l'altezza H. L'altezza H è uguale alla larghezza L diviso 0,46. Ma non vi spaventate, è un po' di matematica. Moltiplicazioni, divisioni, nulla di che. Ma Andrea, questo valore deve essere per forza di 0,46. Posso cambiarlo? Cambiatelo pure, se volete complicarvi la vita, ma non di troppo. Tutti gli oggetti che ho realizzato finora con questa tecnica li ho fatti usando questo valore proporzionale. Non ho mai avuto problemi né l'esigenza di doverlo cambiare. Vediamo cosa succede se viene modificato R. Ho preparato delle tessere con un rapporto R più grande e più piccolo di 0,46. Se aumento R, H diminuisce e quindi il rettangolo si accorcia. Al contrario, se diminuisco R, H aumenta e il rettangolo si allunga. Per capire cosa succede se si altera R in modo eccessivo è necessario realizzare delle righe. Comincio con le tessere più corte che hanno un R più grande pari a 0,50. Come vedete, inserite le prime 2 tessere, poi non posso più andare avanti, perché non c'è spazio sufficiente per far passare la terza tessera. Quindi un aumento significativo di R si rivela disastroso, perché non permette letteralmente la costruzione delle righe. Rende di fatto le tessere inservibili. Ora passo alle tessere più lunghe, che hanno un valore R più piccolo pari a 0,42. In questo caso il problema è opposto. Riesco a costruire la riga, ma non è compatta. Tra una tessera e l'altra si crea troppo spazio, e questo non permette trame omogenee ed uniformi. Detto questo, tra le tessere che si incastrano, un piccolo gioco è necessario. Come vedremo è essenziale in diversi contesti, perché darà alle righe una certa capacità di adattamento. Se volete modificare il rapporto R dovete farlo con attenzione e senza esagerare.
Potrebbe capitarvi l'esigenza di ridurre leggermente R per avere delle tessere un po' più lunghe, se ad esempio avete delle plastiche particolarmente spesse o se avete applicato dei rinforzi. Io però vi suggerirei, se non è proprio necessario, di tenere il valore a 0,46. Se avete bisogno di allungare una tessera di poco, cambiate piuttosto il punto di piega, arretrandolo leggermente in questo modo. Otterrete quella manciata di millimetri che vi risolve il problema dell'incastro difficoltoso, ma senza ammattire per cercare un valore ottimale di R. Tenete a mente questo trucchetto perché lo incontreremo ancora. Vediamo brevemente come si usano le formule. In linea generale si parte da un'altezza o da una larghezza e si calcola la dimensione mancante. Larghezza e altezza potete sceglierle in base alle vostre esigenze di progetto. Oppure partendo dal materiale riciclato che avete raccolto. Prendiamo ad esempio questo incarto di cioccolatino. Supponiamo che l'obiettivo sia sfruttare la maggior superficie possibile. Delle due misure prendo la più grande, che diventa l'altezza h del rettangolo. Quindi h è data. Devo ricavare la larghezza L. La formula da usare è questa. L uguale 0,46 per h. Svolgendo i calcoli risulta 5,014. Fatto l'arrotondamento, le misure del rettangolo sono 5 per 10,9 cm. Se la forma della plastica è diversa, potrebbe essere più comodo partire dalla larghezza L anziché dall'altezza. In tal caso il valore noto sarebbe L e con l'altra formula H uguale L fratto 0,46 si ricava H. Se le formule vi hanno un po' spaventato, non vi preoccupate, molto probabilmente non dovrete mai usarle e nemmeno mettere mano alla calcolatrice, perché avrete a disposizione per fare i rettangoli dei cartamodelli. Sotto in descrizione trovate le istruzioni per ottenere il PDF con i disegni da stampare e ritagliare. Ogni cartamodello, che d'ora in poi chiamerò sempre rettangolo base o semplicemente base, riporta una serie di informazioni: le proprie dimensioni, quindi larghezza e altezza, le dimensioni della rispettiva maxi tessera, vedremo più avanti di che si tratta, le dimensioni della mezza tessera, anche questa la vedremo più avanti, poi ci sono le linee che segnano i punti di piega, che quindi sono poste a metà e alla metà della metà, sia in altezza che in larghezza. Infine ci sono due rettangoli che disegnano le cosiddette finestre di controllo. Tra poco vedremo a cosa servono. Le basi del cartamodello sono state calcolate fissando la larghezza per poi ricavare l'altezza con l'apposita formula. Sono partito da una larghezza di 3 cm per la base più piccola. Tutte le altre sono state ottenute incrementandola di 1 mm alla volta, fino ad arrivare a 7 cm per la tessera più grande. Complessivamente nel file PDF ci sono 41 basi. Come dicevo, è facile che tra le basi disponibili ci sia quella che vi serve. Controllate prima di usare le formule e fare calcoli. Questa che vedete è la mia mazzetta delle basi, le ho stampate tutte e le tengo a disposizione per i miei progetti. Vi capiterà nel tempo di doverle rifare o ristampare perché taglia oggi, taglia domani, un po' alla volta si accorceranno inevitabilmente. Quando questo accade, cioè quando vi rendete conto che le basi sono più corte di almeno 1 millimetro, sostituitele. Come si usano le basi? Semplicemente si sovrappongono ai fogli di plastica per fare da guida e ricavare i rettangoli da trasformare in tessere. Per ritagliarne il contorno risulta comodo usare un taglierino assieme a un righello. Sul lato stampato la base ha un contorno nero di circa 1 mm. Serve per avere un buon contrasto se sotto ci mettete plastiche bianche o di colore chiaro. Se invece la plastica da ritagliare è scura, allora usate la base dal lato opposto. Le finestre di controllo servono per far finire sulla parte visibile della tessera l'area desiderata della plastica. Potete aprire le finestre completamente o soltanto metà, come preferite. Rappresentano l'unica via per prendere una certa zona colorata o selezionare una parte grafica specifica. Tenete presente inoltre che il modo in cui piegherete la tessera condizionerà la precisione e corrispondenza tra quanto vedete nella finestra e quello che risulterà sulla tessera finale. Al di là che usiate solo mezze finestre o finestre intere, quando piegate il rettangolo di plastica dovete capire bene quale delle due parti delle finestre dovrà diventare visibile. Di ogni finestra infatti metà resta visibile e l'altra metà viene nascosta. In sostanza sulla tessera ci sarà sempre solo metà di ciascuna finestra. Prima di chiudere rivediamo brevemente le cose importanti da ricordare. C'è un po' di nomenclatura da tenere a mente.
Per ottenere le tessere dalla plastica si usano dei cartamodelli chiamati rettangoli base o semplicemente basi. Se stampate tutte le basi otterrete una mazzetta delle basi da usare nei vostri progetti. Ogni base è definita da larghezza L e altezza H, legate da un preciso rapporto proporzionale che vale R uguale 0,46. È fornita di 2 finestre di controllo. Riporta le dimensioni per la maxi tessera e quelle per la mezza tessera. Una volta piegato il rettangolo, nella tessera ottenuta si formano delle tasche e dei tunnel. Più tessere incastrate una nell'altra formano una riga. Vi ricordo che trovate tutte le lezioni di questo corso dedicato al Candy Wrapper in un'apposita playlist del canale. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial.